Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, è lunedì 15 giugno, luglio 2024, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ti faccio un piccolo retroscena. Credo di sbagliare ogni santa volta la data che faccio l'editoriale e lo Beh, rifaccio. Non so, non chiedimi perché ho questo delirio. Detto questo, Harry, e siamo al 15 di luglio, è un lunedì, quindi prima e quindi settimana. stamattina hai detto 15 giugno. No, avevo detto 14. Vabbè, Quindi anche giorno, me, tutto. sì, Cioè. sì, sì, sì. L'importante, ragazzi, è che non sbagliate voi e clicchiate il tasto giusto, che è quello del mi piace. Quindi arriviamo a 1500 like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e lasciateci un commento. Va bene, 20 secondi 20 sulla partita di ieri sera, per così ci aiuta a collegarci a chi ha alzato la coppa, poi ne parleremo del capitano della Spagna che ieri ha vinto l'Europeo grazie a un 2-1 maturato nei tempi regolamentari, insomma, Spagna che ha rispettato il È pronostico. giusto così, Mm. direttore, è giusto così. Per Sì, sì, sì. quanto io speravo vincesse l'Inghilterra, ma per pura questione di simpatia, antipatia, niente di più. E alla fine è giusto così. Ha vinto la squadra migliore, ha vinto la squadra che ha avuto le statistiche migliori, il gioco migliore, quindi è giusto così. Io mi auguro per l'Inghilterra che capisca che debba mettere un allenatore di calcio sulla panchina della propria nazionale, però anche se così non dovesse essere, chi se ne frega, cioè, buon per gli altri eventualmente, perché una squadra che può permettersi di avere e di mettere dalla panchina Cole Palmer e tanti altri giocatori che poi ha messo, vederla ridotta così a livello di gioco un po' mi dispiace. Ecco, quindi quando Chi c'era è poi stata la coppa? alla fine è giusto che abbia vinto la Spagna, meritato. Come detto, chi ha alzato la coppa è stato Capitan Morata. Sì, Che poi, insomma, nell'immediato post partita, intervistato da Rai e Sky, ha dato più o meno la stessa versione, ovvero aspettiamo e vediamo. Andiamo a sì, leggere? sì. Eccole qua. Futuro al Milan non lo so, vediamo. Ora penso a godermi questo trofeo e poi vedremo. Il mio sorriso dice molto, oggi sono molto contento e sono anche contento di rivedere tutti voi. Questo a Sky, se ricordo male, a Di Marzio, tra l'altro. Sì. Che dire, oggi è il giorno in cui comunicherà se sì o se no, e quindi sappiamo se sarà sì o se sarà no. Ovviamente l'aria che si respira è per un sì, è una forte aria di sì, poi quando. Festeggiare ha festeggiato, mi Eh, auguro, e quindi adesso dovrà arrivare una decisione. Io mi auguro che Alvaro, ma chi te li dà 5 milioni in 4 dai, anni, Alvaro? evitiamo altri colpi di scena, altro tempo perso, forza. Non è magari quello che ci aspettavamo, lo capisco, anche perché quello che ci aspettavamo ieri è stato ufficializzato al Manchester United, però comunque dai, chiudiamo 'sto attaccante, pensiamo al resto della, diciamo, della cricca da fare, perché c'è il centrocampo che è una questione molto importante, la difesa bisogna capire come ricalibrarla, eventualmente poi a fine mercato più avanti il secondo attaccante, perché solo Morata non basta con Jovic e Okafor. Ecco, vediamo di accelerare un po' i tempi, perché almeno aver Morata, non dico per la tournée, perché non so se sia possibile che possa andare in tournée, però per l'inizio del No. campionato sarebbe cosa buona e giusta, ecco. Ah sì. A proposito di attacco, la questione aperta è quella di Ebram con la Roma, ma ci sarebbe nel caso da risolvere il nodo contropartite, soprattutto per quanto riguarda Alexis Almacher, che è l'indiziato numero uno in questo momento, anche per volontà della Roma stessa, che su Salmacher si è dichiarata disponibile di parlarne. Quindi vediamo anche se sarà per l'attacco un'idea Ebram, ma adesso dopo Morata, nel caso, la priorità direi che va a Fofana. Eh, Spero che ha ancora lì in piedi un'offerta da 12 più 3 e forse sarà il momento nei prossimi giorni di risentirsi e nel caso di ritoccarla e nel caso di chiuderla.
Sì, perché il Monaco comunque resta su quei 30 e poi ieri Fabrizio Romano ha dato un altro aggiornamento, ha parlato del fatto che il Fofana ha informato il Monaco di questo accordo, ha fatto capire che insomma ha tanta volontà di andare al Milan e il Milan punta forte su questo, però anche con Zirkzee puntavano forte sulla sua volontà e poi abbiamo visto come è andata a finire. Bisogna tirare fuori i bimbi per i giocatori, soprattutto se sono nazionali di un certo livello con l'esperienza e che ti servono, devi tirare fuori il cash, c'è poco da fare. Poi ovvio non è che devi dargliene 31 se ne chiedono 30, ci mancherebbe, però comunque 12 più bonus non potrà mai bastare per un giocatore così, perché tra 3 settimane verrà fuori un'altra squadra che probabilmente una ventina sul piatto li mette, ecco. Quindi anche qui un po' più di celerità. Per il resto, abbiamo parlato di Pavlovic che è un'idea per la difesa. Idee per la difesa, Henry oggi Gazzetta ne ha messe 2 per il terzino destro. Sì, ma prima fai vedere la prima pagina di Gazzetta che è importante. Non troppo per la Spagna, ma per questo no, aspetta di qua. Per Alcaraz? Per questo ragazzo sì, per Alcaraz che ha spazzolato Djokovic, vecchio cuore però l'ha spazzolato, ma per questo ragazzo qui. Questo ragazzo qui che ha fatto il panico. Ma Che con calma, con molta calma. sì, 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 con calma, vincerà anche la Vuelta. Con calma, Le fermati. nuove idee. Questi sono i terzini dati oggi da Gazzetta. Allora, al di là dei nomi, insomma, che poi si possono approfondire, ora ne parleremo un pochino, però, insomma, eh, credo che sia cosa buona e giusta, prima di tutto, fare Morata più centrale di centrocampo, più centrale di difesa. Non che il terzino non sia importante, però se il terzino è Emerson Royal o uno tra Wan-Bissaka e Issa Caboret, vuol dire che forse anche come priorità del Milan non è né al piano 1 né al piano 2, neanche forse al piano 3. Siamo come priorità da un'altra parte. Me lo auguro. Me lo auguro perché le priorità sono altre, sono l'attaccante e sono il mediano. Che bisogna fare l'upgrade al terzino destro lo sappiamo da anni, ok? Però si Mm. parla di upgrade, cioè, l'attaccante e il mediano non ci sono due cose un po' diverse, ecco, e quindi direi di sì, contando che se vai su Pavlovic magari Kalulu può essere speso un po' di più sulla fascia, come abbiamo sempre detto ultimamente, e per quanto mi riguarda Kalulu può essere titolare, se è in forma, se sta bene, se riprende bene anche dall'ultimo infortunio, non ha niente da invidiare a Davide Calabria e viceversa, insomma si possono giocare il posto. Questi nomi per me non sono upgrade a Davide Calabria, cioè io sono molto diretto, tanto Wan-Bissaka che al netto di un paio di stagioni un po' così cosà, comunque viene dalla Premier, esperienza con lo United e quant'altro. Apro parentesi, Dalot gli ha rubato il posto, Diogo Dalot, chiudo parentesi, che sarebbe quello sì un upgrade. Ma sia Wan-Bissaka che l'altro nome, Caboret, che quest'anno ha giocato in prestito a Luton con risultati non fantascientifici, per usare un eufemismo, sono due terzini che di difensivo hanno ben poco. Cioè, sono due veramente come tipo di profilo simile a Emerson Royal, se vogliamo. Cioè due comunque che hanno atletismo, che hanno corsa, che hanno passo, hanno dei livelli un po' diversi di tecnica, perché poi c'è chi è un po' meglio, chi è un po' peggio, eccetera. Difensivamente non ci siamo. Forse Wan-Bissaka ha quel mezzo, diciamo, scalino di vantaggio sugli altri due, ma perché è più abituato a giocare a 4 più che altro, ma non sono terzini, diciamo, che ti fanno fare un upgrade a Calabria dal punto di vista difensivo. Offensivo magari sì, però Calabria offensivamente non è che sia così drammatico, ecco. Difensivo no. Sono dei nomi che arrivano dalla Premier, quindi hanno quel fascino del giocatore che arriva dalla Premier, molto fisico, molto atletico, tanta gamba.
però qui ci si ferma più o meno, avendo visto partite sia del Luton che dello United di Wan-Bissaka quest'anno. Va bene. Henry, siamo Invece arrivati no, nel senso che sono anni che quel ruolo viene, tra virgolette, "rimandato". E le tipologie di investimento che stiam cercando di capire per il terzino, anche di quest'anno, sanno anche qui non di rimando, ma comunque di non di grande prospettiva, di grande investimento, comunque di non prendere un giocatore che possa essere già determinante. Ecco, mi lascia un po' così, allora tanto vale Kalulu. Se dovesse stare così proprio, cioè, non penso che sia tanto meglio o peggio, onestamente. Henry, siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo tra poco per quanto riguarda il resto della nostra programmazione. Ci ritroviamo con Lunch Talk e Filo Rossonero in serata. Quindi buon lunedì e a dopo. ciao.